Il video di oggi è sul bidet, non letteralmente. Ebbene, sì. In questo video parleremo di uno degli oggetti più misteriosi e affascinanti della cultura italiana. Il bidet, quello strano lavandino secondo water che trovate in tutti i bagni italiani e che vi fa sempre domandare: ma cos'è? Ma come si usa? Ma perché gli italiani ne hanno due? Ma vediamo un po'. Dove è nato il bidet? Sorpresa, non è nato in Italia, ma in Francia nel 1700. Il nome deriva da una parola francese che significa piccolo cavallo e in effetti per usarlo ci si siede sopra a cavalcioni, come se fosse un pony. I francesi lo inventarono per l'igiene intima della nobiltà, ma sono stati proprio gli italiani a trasformarlo in una vera e propria istituzione nazionale. E mentre i francesi lo abbandonavano, che peccato, gli italiani se ne innamoravano. E così, all'inizio del Novecento, il bidet arriva in Italia attraverso le famiglie aristocratiche del nord. Ma la vera rivoluzione avviene negli anni 60 e 70, durante il famoso boom economico. Gli italiani scoprono il benessere, costruiscono case nuove e il bidet diventa obbligatorio per legge. Sì, avete capito bene. Dal 1975 ogni casa italiana deve avere un bidet. È scritto nel decreto ministeriale. Provate a costruire in Italia una casa senza bidet e vedete cosa succede. Vediamo un po' delle curiosità divertenti sul bidet. Molti stranieri che visitano l'Italia e vedono il bidet per la prima volta sono totalmente confusi e soprattutto non capiscono a cosa serva. È forse un secondo water molto piccolo? O un lavandino per i piedi? O forse qualcuno pensa che sia anche una fontanella per i bambini? Ma è anche vero che gli italiani, popolo di creativi, hanno anche trovato altri usi per il bidet, oltre a quello tradizionale. Qualcuno lo adopera anche come vasca da bagno per i bambini più piccoli, o come lavatoio per lavare a mano i vestiti delicati. E facendo delle ricerche per realizzare questo video ho anche trovato degli usi un po' bizzarri che personalmente non avevo mai visto. Qualcuno lo utilizza anche come frigorifero extra durante le feste per tenere al fresco le bevande che non entrano nel frigorifero della cucina. Qualcun altro invece lo adopera come fioriera. In ogni caso, il bidet in Italia è sacro e l'Italia detiene anche alcuni record incredibili. Sapete che il 98% delle case italiane ha almeno un bidet? È la percentuale più alta di qualsiasi altro paese. Inoltre l'Italia è l'unico paese in cui il bidet è obbligatorio per legge, ma non è finita qua perché gli italiani sono anche campioni mondiali di consumo di carta igienica e prodotti per l'igiene intima.
Al nord il bidet è più tecnico, funzionale, con rubinetti moderni, design minimale. Al sud il bidet è più caloroso, spesso viene anche decorato e le mamme insegnano l'uso del bidet proprio come insegnano a camminare. E come sempre il centro fa un po' da ponte tra nord e sud. E ovviamente è importante chiarire questa cosa. In Italia parlare di bidet non è un tabù, è qualcosa di completamente normale. Potrete tranquillamente sentire in una casa italiana: hai fatto il bidet? O il bidet è rotto, dramma casalingo. Siccome appunto non si tratta di un tabù, vediamo un po' qualche istruzione per l'uso. Ricordate, si usa dopo il water e non al posto del water. Ci si può sedere sia rivolti verso i rubinetti sia al contrario, libera scelta. Si deve regolare la temperatura dell'acqua. Si fa quello che deve essere fatto e poi ci si asciuga con un asciugamano apposito. Mi raccomando, non confondete mai l'asciugamano da bidet con quello per le mani. Questo è un errore da principianti. Oggi comunque il bidet italiano si evolve. Ci sono modelli elettronici con getti d'acqua regolabili, riscaldamento automatico o persino connessione Wi-Fi. Alcuni giovani italiani, forse influenzati dallo stile di vita internazionale, stanno cominciando ad abbandonare il bidet. Ma le nonne, potete immaginare, reagiscono con frasi come: come fai senza bidet? Che schifo! Insomma, il bidet rappresenta veramente l'Italia. Tradizione e modernità, praticità e bellezza. E quindi, quando visitate l'Italia, non abbiate paura del bidet. Non è un mostro, è un amico. Se non sapete come utilizzarlo, vedrete che ogni italiano sarà più che disposto ad aiutarvi, spiegarvi un po' come funziona il suo segreto di felicità quotidiana. E ricordate, in Italia si può discutere di politica, si può discutere di cucina, si può discutere di calcio, ma non si discute mai l'utilità del bidet. Infatti sentirete sicuramente molti italiani all'estero lamentarsi per l'assenza del bidet. Ma a proposito di viaggi in Italia, se volete una vera e propria guida fondamentale con tutti i termini e le espressioni da conoscere per viaggiare con i mezzi in Italia, potete guardare il video dedicato proprio a quell'argomento che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. E poi ovviamente non posso che chiedere a voi qual è la vostra esperienza con il bidet. Ce l'avete a casa? Se non ce l'avete, lo avete comunque mai utilizzato? Forse in Italia? Pensate che sia utile, comodo o invece pensate che sia una cosa inutile? Fatemelo sapere nei commenti. E se invece siete italiani che vivete all'estero e state guardando questo video, fatemi sapere, vi manca il bidet di casa? Se questo video vi è piaciuto, per favore lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e vi ricordo anche che se volete ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, potete iscrivervi alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram e riceverete tra l'altro anche dei materiali esclusivi gratuiti per fare pratica con il vostro italiano sulla lingua, la cultura, la grammatica, l'attualità italiana. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.